Mi chiamo Lella. Il mio peso per tanti anni è arrivato al massimo di 167 kg per solo 1,58 m di altezza. Benvenuto in questo nuovo video. Oggi ti dirò qualcosa in più di me riguardo ai miei studi e alle mie esperienze professionali. Sono laureata in psicologia sociale del lavoro. Sono sempre stata attratta dallo studio della mente. Ho iniziato gli studi all'età di 32 anni in quelle condizioni fisiche che hai visto all'inizio. In pratica, nei banchi dell'università non c'entravo. Queste sono tutte argomentazioni che tratteremo nei miei video. La praticità, le difficoltà di avere un corpo così grande che è fuori qualsiasi misura. Ad ogni modo, dopo questo, pur facendo altri lavori impiegatizi, mi sono specializzata con un master in progetti e riabilitazione per le demenze. Ma quello che è stata la cosa che mi ha sempre affascinato, perché si dice che in qualche modo si diventa un po' medici di se stessi, è lo studio dell'alimentazione e di tutte le dinamiche che portano una persona, come nel mio caso, a diventare gravemente obesa. Oggi ti do un po' di numeri. Ti ho detto nell'altro video che ho iniziato a ingrassare a 5 anni. A 5 anni so che pesavo 30 kg. A 10 anni ne pesavo 63. Come faccio ad essere così sicura? Perché ci sono stati degli eventi che probabilmente sono successi anche a te, che hai sofferto di obesità infantile, che mi hanno segnata per sempre, come la famosa pesata che si faceva nelle farmacie pubbliche. 63 kg a 10 anni. A circa 12 anni ne pesavo 92. Intorno ai 16, 108, e da lì è stata sempre una lunga salita. Che cosa ho fatto nel corso di circa 40 anni? Non ho mai permesso a me stessa di trovare una via di guarigione? Non ho mai tentato 1000 diete e 1000 rimedi? Non mi sono state in qualche modo somministrate anche dalla mia famiglia d'origine? Ricordatevi che quando si parla di dieta si parla di somministrazione, come se fosse un farmaco e non un cambio dello stile di vita. Anche questo si dice molto. Sì, ne ho accumulate tante, così come ho accumulato una quantità incalcolabile di denaro che ho speso per ogni rimedio, tranne probabilmente per quelli che potevano funzionare davvero a lungo termine. Obesità infantile, cause e rimedi. Le cause. Se dovessi dire qual è stata la causa della mia obesità infantile, ad oggi non saprei definirla. Sicuramente una famiglia difficile, delle condizioni economiche abbastanza precarie, difficoltà, come in tutte le famiglie, no? Come in tante famiglie. Perché nel mio caso hanno sviluppato questa obesità? Perché è chiaro che ognuno di noi ha delle fragilità diverse e tendiamo tutti ad aggrapparci a qualcosa di diverso. Nel mio caso, invece di aggrapparmi ad emozioni o a persone, mi sono aggrappata ad una sostanza, che è il cibo. Tenete conto che i primi anni di vita, come ci dimostrano tantissimi studi, sono quelli dove creiamo i primi collegamenti neuronali. Questi collegamenti sono stati così forti che nel corso degli anni ho ripetuto gli stessi comportamenti pur cambiando vita. È buffo che quando le persone cambiano vita non riescono comunque a guarire da alcune patologie. L'hanno cambiata davvero? Che cosa non hanno cambiato? Nel corso di questi video chiederemo il parere alle neuroscienze, cercheremo di capire dal punto di vista medico esattamente che cosa accade nel corpo di una persona che ha un grave disturbo alimentare. Non parleremo solo dell'obesità, ma di tutti quei disturbi che spesso sono nascosti e che riguardano anche le persone cosiddette normopeso. Se anche tu hai sofferto di obesità infantile, se sei un genitore preoccupato che ha un figlio che sta iniziando ad essere obeso, se sei una zia, se rivesti una figura genitoriale, se hai in qualche modo qualcuno accanto che è piccolo d'età e sta iniziando già ad ingrassare, tu sai che ha un disturbo alimentare e che deve essere trattato quanto tale con dei professionisti, ma soprattutto con delle emozioni positive. Ne parleremo nel prossimo video.